Benvenuti su GeoStories Maiella. Oggi vi racconteremo il geosito di Lago Ticino. Siamo a Campo di Giove, in provincia dell'Aquila, sul versante occidentale della Maiella. Le rocce della nostra montagna sono prevalentemente calcaree, quindi molto permeabili, ovvero si lasciano attraversare facilmente dall'acqua. Questo non favorisce però la formazione di specchi d'acqua. Infatti gli unici piccoli laghi permanenti presenti nel parco sono appunto il Lago Ticino e il Lago Battista sui Monti Pizzi. Questi giocano un ruolo fondamentale per gli uccelli migratori e ospitano diverse specie vegetali rare. Il Lago Ticino è il residuo di un ben più ampio lago morenico. Ecco morenico, questo termine ci suggerisce una genesi, un'origine legata a processi glaciali. Le morene sono infatti accumuli detritici e terrosi trasportate proprio dai ghiacciai. Si definisce infatti il lago morenico uno specchio d'acqua intrappolato dietro le morene frontali, ovvero dietro questi accumuli lasciati lì dopo il ritiro dei ghiacciai. Nelle aree adiacenti al Lago Ticino, dove probabilmente il lago stesso si espandeva, ci sono delle particolari tracce di paesaggio agrario, ma capiamo meglio. Importanti alleati per la comprensione del territorio sono spesso i toponimi, ovvero i nomi dei luoghi. Campo di Giove, dove Giove non si riferisce alla divinità, ma bensì deriva dal dialetto Iove, ovvero giogo, attrezzo utilizzato per l'attacco dei bovini impiegati per la lavorazione nei campi. Ecco, questo ci suggerisce l'importanza che ha avuto in quest'area l'economia legata all'agricoltura e sicuramente anche alla pastorizia. Se osserviamo questi campi proprio intorno al Lago Ticino, osserviamo delle geometrie precise fatte da alcune cortine murarie o dalle siepi. Questi erano i campi chiusi, ovvero preclusi al pascolo. Questa pratica si affermò in seguito alla privatizzazione dei tenimenti feudali, demaniali ed ecclesiastici. In seguito all'abbandono delle attività culturali si è definita una certa varietà di habitat che va dal bosco al pascolo. Ecco, proprio questa diversità di ambienti ha favorito la presenza di uno degli animali simbolo di questo territorio, l'orso bruno marsicano. Proprio dal Lago Ticino, infatti, il Parco Nazionale della Maiella ha realizzato un sentiero tematico dedicato all'orso bruno marsicano. Scopriamolo insieme! Percorrendo il sentiero dell'orso, oggi su GeoStories Maiella incontreremo un ospite speciale. Ciao Giovanna, biologa e collaboratrice del Parco Nazionale della Maiella. Giovanna, perché proprio qui un sentiero tematico dedicato all'orso bruno marsicano? Il Sentiero dell'Orso nasce all'interno di un progetto europeo, il Life Arc Prom, per promuovere la coesistenza uomo-orso attraverso la conoscenza. È stato creato in collaborazione con WWF Italia ed è un anello di 3,5 km con 6 totem, ricchi di informazioni sull'orso ma anche di giochi per grandi e piccoli. Ah, davvero? Ad esempio? Ad esempio la gara di velocità con l'orso. Vieni, andiamo a scoprirla. Ok. Come ti dicevo, qui possiamo fare una gara di velocità con l'orso. Ci sono 2 paletti ad una distanza di 30 metri. L'orso per percorrerla impiega poco più di 2 secondi. Vediamo quanto ci impieghiamo noi. Ok, quindi adesso lo proviamo? Sì, dai, togliti lo zaino. Pronta? 3, 2, 1, via! Sette secondi, è più veloce l'orso. Certo che con questa corsa abbiamo imparato a conoscere meglio l'orso e quindi il sentiero serve proprio a questo, a capire anche il comportamento di questo animale. Sì, esatto, percorrendolo possiamo imparare chi è l'orso, dove vive e come bisogna comportarsi per favorire la sua tutela. Tutto questo anche godendo di panorami mozzafiato.
collegamento tra l'orso e il geoparco non è sancito soltanto dal geosito del Lago Ticino e il sentiero dell'orso, ma c'è un collegamento più profondo, creato dall'istituzione del marchio Bear Friendly. Il marchio Bear Friendly è stato istituito dal Parco Nazionale della Maiella in collaborazione con il WWF Italia per premiare apicoltori e agricoltori che ci aiutano nella tutela dell'ecosistema, e lo fanno coltivando varietà agricole locali, producendo con metodi a basso apporto di fitosanitario, con metodi biologici. Tutte buone pratiche promosse anche dall'UNESCO, vero Violetta? Verissimo, tutte queste pratiche giocano un ruolo fondamentale per la tutela della geodiversità. Inoltre si diminuisce anche l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, e quindi in generale il marchio Bear Friendly aiuta anche il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale. Grazie mille Giovanna per averci accompagnato in questa geostoria e per averci spiegato il legame che c'è proprio tra la geologia e l'orso. Grazie a voi! Dunque la nostra geostoria finisce qui. Vi abbiamo raccontato il Lago Ticino come da voi richiesto, ma non dimenticate di votare il prossimo sondaggio dove sceglierete il geosito da raccontare del nostro Geoparco Maiella.